Hello everybody, thank you for being here together again. It's a really great honor to be with you. It's a pleasure to speak about such an important issues as who we really are, because we are talking about awareness. Grazie per essere qui e siamo qui per parlare di un argomento molto importante, ovvero chi siamo. I would need to ask you to make a short sentence, Yes. not to lose anything of what you are saying, and I would like also to make sure that this translation is needed. I mean, se tutti voi parlate inglese non farò la traduzione, vorrei chiedere di alzare la mano a chi non capisce l'inglese per capire se serve che traduco. Non benissimo. Ok, quindi la faccio. Ok. Prendo nota. I will take notes of what you say to be able to translate as much as I can. I will pay attention to Short sentences. Yeah. Okay. I would like to tell a few words about who we are in the terms of being human beings. Per spendere qualche parola per inquadrare un po' l'argomento, la riflessione su chi siamo in quanto esseri umani. Then I would like to share with you my personal story. E poi vorrei condividere la mia esperienza personale. And next I would like to tell generally about methods we work in the Lumbo Institute, which are concentrated on extending our awareness or so-called altered states of mind. I don't like this expression and I will explain why. E poi successivamente vorrei parlare del modo in cui lavoriamo all'interno del Lumbo Institute con i cosiddetti stati non ordinari di coscienza, definizioni che comunque a me non piace molto, spiegherò poi perché. This is a certain experience to be a human being, to travel in this body through the universe, being aware, being conscious about our self-existence, which is not so obvious for every material being, as we perfectly know. Quindi vorrei in questo momento mettere l'attenzione sulla riflessione di chi siamo noi in quanto esseri umani e sul senso, sulla possibilità di essere consapevoli di tutto questo, che non è così ovvio. We still continue to ask questions and to search for something. That's how, in every culture, human beings develop elaborated systems of answering different existential questions. In quanto esseri umani continuiamo a farci domande su chi siamo e sul senso della nostra esistenza e di conseguenza le tradizioni di tutto il mondo hanno sviluppato sistemi per dare risposte a queste domande esistenziali. Two main systems, two main institutions, also called by, for example, Michel Foucault, institutions of power, are science and what is the sense of all what happens and how should we act, how should we behave, what should we think to be good, to be ethical, to be higher, our best of our higher selves. L'istituzione invece della religione si pone la domanda di come essere moralmente buoni, bravi, quindi come dovremmo comportarci e quindi cerca di rispondere a domande invece più di questo tipo, di natura morale. But all these searchings and all these answers and institutions
are not efficient, are not enough, because deeply inside we feel that nobody from the outside can give us the most important answer for the question, who am I? Queste istituzioni non sono sufficienti perché in un certo senso non riescono a rispondere a questa domanda essenziale, fondamentale, che è chi sono io? Because the one who is looking from the inside, and the one who is looking for the answer is the question itself or himself. Perché colui che ricerca, cerca da dentro. Repeat the last. The one who is searching for around is the one who is looked for. The question is the answer. So the main important question is who is looking for. In questo senso la domanda più importante è chi è che sta cercando, cioè l'attenzione di conseguenza sul soggetto stesso che fa la domanda. Like in one of Rumi's poem, I was knocking and I kept knocking, but when the door opened, I noticed that I was knocking from the inside. Come un poema di questo poeta Rumi che diceva quando stavo cercando ho bussato alla porta e quando ho aperto mi sono accorto che ho aperto da dentro. So that's why also for thousands of years mankind uses different methods of extending our awareness and extending so-called normal, typical or everyday states of consciousness. È per questo motivo che l'essere umano ha sempre ricercato strumenti e modalità per modificare ed espandere il nostro stato di coscienza binario. To answer this crucial, the most important question, who am I? Per arrivare a poter rispondere a questa domanda, chi sono io? And to find real peace and happiness and joy and the unborn, the only way to touch this point is to travel from here to here, from the mind to the heart, or somebody would say to travel to home. Quindi l'unico modo per arrivare a una risposta è riuscire a fare questo viaggio dalla mente al cuore, o detto in altri modi, tornare a casa. So this immanent searching, which is the very nature of every human being, the searching for sense, the searching for why am I here, what is it all about. This is the meaning of this fact we search, is we need to go back home. Quindi quello che ci mostra tutta questa ricerca, questo cercare una risposta a questa domanda, è sostanzialmente un segno dell'evidenza che abbiamo bisogno di trovare il modo di ritornare a casa. And it's really very simple. What is only difficult is that we have found elaborated systems to delay our way home. Because we made agreements with the reality to experience more of ourselves and more of how can we believe you are not connected and not whole and not oneness and still stay connected with the source. E quindi sostanzialmente questa cosa che altrimenti sarebbe molto semplice non lo è perché abbiamo elaborato sistemi di credenze che in qualche modo
ci impediscono di tornare a casa e sentire questa connessione con il tutto. Yeah. So all this is a game, and we are playing our roles, and we are experiencing this reality from different points of view, different perspectives. But finally, when we realize that all is one, and that one drop of water has the ocean inside, this very crucial reflection makes everything changing in our lives. Arrivare quindi alla consapevolezza che una goccia d'acqua contiene l'intero oceano e cambia completamente la nostra prospettiva. Cosa ha detto Stefano, la prima frase, te lo ricordi? È un gioco. Esatto, che sostanzialmente è un gioco in cui vediamo la nostra percezione è il risultato del fatto che tutto quello che percepiamo lo percepiamo da una prospettiva che è il risultato dell'aver assunto un ruolo. So now, a few words about my personal story. I was one of these impatient creatures, difficult children who keep asking, who are not satisfied by answers, and who search. And finally, I made this would be short life story because we don't have a lot of time, and I don't think it's the most interesting to say it long. So finally, I ended with doctoral degree on religious studies, and the subject of this dissertation was the subject and the sacrum, the dynamics of change. Quindi per raccontarvi qualcosa di me, io ero una di queste persone in ricerca, una di queste persone insoddisfatte delle risposte che aveva trovato e che come conseguenza di questo sono finita a studiare religion e psychology. The doctoral degree was on religious studies. Ok, quindi un master in filosofia delle religioni, e in cui poi il titolo della mia tesi è stata The Subject and the Sacrum, il soggetto e il sacro. The dynamics of change. Le dinamiche del cambiamento. But I stayed still unsatisfied. Ma ciò nonostante ero ancora insoddisfatta. Finally I met great master of Advaita Vedanta, Moji. E finalmente a un certo punto ho conosciuto un grande maestro dell'Advaita Vedanta che si chiama Moji. And it was like the love from the first sight. That's it. Ed è stato come amore a prima vista, come un momento di illuminazione. I would like to mention also that meeting Moji was already 18 years meditating Buddhist. Quando ho conosciuto Moji erano comunque già 18 anni che facevo meditazione buddista. But still not Buddha. Ma ancora non in grado di accedere allo stato del Buddha. You know this phenomena that people being Christians are last to say I'm Jesus. And people meditating using Buddhist practice are last to say I'm Buddha. What do you mean are last? Last to say, the last to... L'ultimo. Not willing to say I'm Jesus. Chiaro, not sono willing to persone say I'm che Buddha. evitano di dire che lo sono, che hanno raggiunto quello stato. And until we decide to allow ourselves to be Buddhas and Jesuses and Shivas, we delay this moment and we say long way, not me. Quindi fino I'm al just momento practicing. che ci permettiamo di dire, di arrivare veramente a questo stato del Buddha, del Gesù, di Shiva, e quello che facciamo è semplicemente rimandare questo momento e rimandare questa possibilità dicendo a noi stessi è un lungo cammino.
and Advaita masters, specifically Ramana Maharishi's lineage, all they say, you are dead. You don't have to go anywhere, you don't have to find, you don't have to improve yourself. You are dead, here and now. Quando mi riferisco all'Advaita Vedanta mi riferisco in particolare al lignaggio di Ramana Maharshi e nello specifico al suo messaggio molto semplice, molto chiaro, che tu sei quello, non devi sforzarti di niente perché già sei quello. And that's why we found, with my husband sitting here, we found Nalomba True Self-Inquiry. Per questo abbiamo fondato l'istituto Nelumbo, il cui sottotitolo è True Self-Inquiry, ovvero autentica autoindagine. And we keep helping people being as much awakened, as much aware of who they really are as we can. Cerchiamo di aiutare le persone a essere quanto più autoconsapevoli possibile. And we use every working method. One of these methods is meditation, but when you only use meditation, Uno degli aspetti è che non c'è un feedback, ovvero manca per esempio la presenza del maestro che è lì e ti fa rendere conto che magari stai pensando, stai sognando e che ti offre quindi appunto un feedback. yes. So at the beginning, very important is to make everything what is possible to reach the level of observer, of witness. Quindi quello che cerchiamo di facilitare è raggiungere lo stato dell'osservazione, del testimone di se stessi, Or higher self. che possiamo chiamare anche il nostro sé superiore. Then you know more about what is going on. Then you can be just the observer of your own mind, and you can say to every coming thought, stop. Or you can say, let's look at this. What is this proposal of my ego here? And you can accept or resign. Not to fight. No resistance is one of very crucial methods to reach the goal, the real peace and acceptance of all what is. Quindi uno dei risultati di riuscire ad accedere a questo stato di osservazione è la possibilità di semplicemente renderci conto dei pensieri che emergono, la possibilità di osservarli e dirgli stop, oppure semplicemente non resistere e di conseguenza semplicemente accettare quello che è. So this is the paradox of change. When you want to change something, even if it's you, let's say so-called you, because you don't know who you are before you become to know. Before we reach the very center of our hearts and we know who we are without answering, we believe who we are. We believe in conceptions, in words which are constructed by our ego minds. Quindi questo è il paradosso del cambiamento, della trasformazione. Noi ci autoconvinciamo di chi siamo e quindi ci autoconvinciamo di quello che in sostanza è semplicemente un gioco del nostro ego. And from our experience we also know that sometimes psychedelic experience is the first step to reach the witness level. E quindi dalla nostra esperienza possiamo dire che l'esperienza psichedelica è uno strumento per raggiungere questo stato dell'osservatore. Or to experience without conceptions in extended state of mind, pure awareness, even for a few seconds. Quindi è uno strumento per accedere a uno stato
in un certo senso di pura consapevolezza, anche se magari solo per pochi istanti, Also pure joy, e anche pura gioia, peace, pace, and mystical union with unione the mistica universe. con l'universo. Why? Perché? Because psychedelic substances, no matter if plants or chemical, Le sostanze psichedeliche, al di là se sono naturali o sintetiche, they work with our neurobiology. This way, they open our perception and they make our brain stop being a filter for reality. perché queste sostanze interagiscono con il nostro sistema neurofisiologico in un modo tale da permettere al nostro cervello di essere una valvola riduttrice. There was a great philosopher, Henry Bergson, who developed the idea about brain as a filter, as a tool for organizing our experience by limiting it, by cutting a lot of what our senses really perceive. Il filosofo Bergson aveva elaborato una teoria secondo la quale il nostro cervello funziona come una valvola riduttrice che limita gli impulsi e gli stimoli al fine di poter funzionare. And I personally agree with him that our brain works like this, and what's more, it's conditioned to perceive only, to choose only part of reality we could experience without this filter. E io personalmente mi trovo d'accordo con questa visione, che il nostro cervello filtra, ma non solo filtra, filtra attraverso una serie di condizionamenti mentali, condizionamenti culturali. The second very important use of psychedelics is that they make our alpha waves being much higher. Un altro degli effetti degli psichedelici è che rendono le nostre onde alfa più alte. And what is so-called normal state of mind, everyday state of mind in modern Western culture? In quello che viene chiamato il nostro stato ordinario normale nella cultura occidentale, This is beta waves when we are awake and delta waves when we sleep. lo stato quindi della veglia ordinario sono le onde beta e invece lo stato del sonno sono le onde delta. Most of people simply miss alpha states and theta states and other. La maggior parte degli esseri umani semplicemente non vivono mai stati alfa e theta e altri ancora. Especially alpha and theta are mystical states of mind. Gli stati alfa e theta sono in particolare i cosiddetti stati mistici. You cannot have real mystical experience without having these waves, because everything we experience we can put in matters of brain waves. Oggi tutto quello che viviamo lo possiamo in qualche modo tradurre sotto forma di onde elettromagnetiche. So looking from the other side, Quindi guardando dall'altro lato, we can ask, what can we do to have these alpha and theta waves? possiamo chiederci cosa possiamo fare per facilitare il nostro cervello in una modalità di onde alfa e theta. We can ask also how far can we surf on alpha and theta waves. Possiamo anche chiederci quanto lontano possiamo surfare con le onde alfa e theta. There are a few methods to learn. Ci sono alcuni metodi per imparare questo. One of them is using feedback.
Uno di questi è utilizzare feedback, and the other one is using psychedelics. l'altro è utilizzare gli psichedelici. And as you can guess, the third one is using these two together. E il terzo è utilizzare l'insieme di questi due sistemi. If you know how to increase your alpha waves and you know what does it mean to be on high alpha, and you have the experience from the inside, not just knowledge but experience, then you know what is mystical experience and you know much more about who you really are. Quindi si inizia a avere familiarità con queste onde alfa e con il modo con cui raggiungerle, il significato che hanno a livello poi personale, soggettivo. In questo modo tu acquisisci maggiore consapevolezza di te stesso. And as we know from the research of Jim Hart, who is the owner of Biocybernaut Institute and the teacher of alpha states and theta states, using LSD, psilocybin and ayahuasca especially increases alpha waves in our this part, the back parts of our brain. In base agli studi condotti da questa persona che ho menzionato, che è il creatore di un istituto di biofeedback, e sostanze come appunto l'LSD, la psilocibina o l'ayahuasca aumentano le onde alfa in questa parte del cervello. And this change is permanent. E questo cambiamento è permanente. What does it mean? Cosa significa? That means that using these gifts of Mother Earth, of gifts of human wisdom, is also kind of shorter way to become more aware and to touch who you are. Possiamo dire che quindi in un certo senso questo tipo di strumenti ci danno la possibilità di prendere una scorciatoia per arrivare a questo stato di coscienza. The same effect you get using neurofeedback. Lo stesso lo puoi raggiungere con il neurofeedback. When you use EEG and you hear the voice of your own mind, you become more and more aware what you are doing every single moment, what you are doing with your mind, what you are doing with your heart, and what you can, for example, become aware of is that being in the heart, for example, being gratitude, makes your alpha waves the most high. You cannot make it higher other way than being grateful, being in the heart. Quando utilizzi questa tecnologia EEG hai quindi la possibilità di avere un feeling. Per esempio puoi vedere immediatamente l'effetto sulle onde alfa del sentimento della gratitudine, di stare nel cuore. So this is also a good question. How can I change my state of mind? How can I extend my experience to really be able to answer the question, who am I? Quindi arriviamo appunto alla domanda di come posso modificare la mia mente, la mia coscienza per arrivare a rispondere a questa domanda: chi sono? Because it's not enough just to know it. It's not enough to hear you are one with the universe, you are God or Goddess. Non è sufficiente sentire che qualcuno ti dica tu sei tutto, tu sei Dio, You are a great creator. che sei un grande creatore. All this is true. But the question is how to become this truth. Tutto questo è vero, ma la questione è come diventare questa verità. How to stop looking outside. Come smettere di cercare fuori. How to trust enough to this what is inside. Come avere fiducia dentro. How to stop the game. Come mettere fine a questo gioco.
there is also something or somebody feeling fearful about stopping the game. Molte persone, ad esempio, hanno semplicemente paura di interrompere questo gioco. Who is it? Chi è? It is not you. Non siete voi. It is just a voice, well-known voice of your ego, mind, who is afraid to disappear. È semplicemente la voce del vostro ego che ha paura di sparire. But I would like to share with you at the end, with my personal experience being in the chamber, neurofeedback chamber. Vorrei avere adesso l'occasione di condividere qualcosa con voi della mia esperienza personale di stare dentro una di queste stanze di neurofeedback. Because I use this, being in this Biocybernaut Institute, neurofeedback, I use this chamber to investigate really as deeply as possible who am I, and to say to my ego, come and do your best. Ho avuto la possibilità di visitare uno di questi istituti di neurofeedback e all'interno di queste stanze dove appunto vengono applicati questi macchinari che mi sono ho chiesto a me stesso, a me stessa e ho chiesto al mio ego, fatti avanti e fai del tuo meglio. So it was final battle, È stata come una battaglia finale. and I was well prepared, vengo preparado, Sono arrivata preparata and at the third day, al terzo giorno, after 2 hours in the chamber, dopo 2 ore in questa stanza, I felt really being strong enough, and I asked my ego to come and to do its best to destroy mi sono me. sentita pronta da dire al mio ego di fare del suo meglio e distruggermi Or to make any funny trick. o fare qualsiasi It tipo was. di trucco divertente fosse in grado di fare. And it was really, really fantastic experience, because you know what happened? È stata veramente un'esperienza fantastica perché sapete cosa è successo? I was really experienced with meditation, so it was easy for me to stop thinking. Grazie all'esperienza con la meditazione è stato facile smettere di pensare. And I stopped thinking, so there was like emptiness, empty mind, Quindi a un certo punto ho raggiunto uno stato di vuoto interiore. and what ego did, it kept my heart like, you know, like a fear, by fear with no thought. Because in the chamber, you notice every thought, because when you think, alpha goes down, beta comes, and you don't hear. You hear silence. So the voice was of my alpha waves was there, but ego did the fear. Like keeping my heart. Quindi quello Embrace. che ho visto è che il mio ego in qualche modo tratteneva il mio cuore attraverso paura, fear. E la cosa interessante è che in queste stanze tu hai questo feedback continuo, per cui nel momento in cui rimani nelle onde alfa hai un suono che ti accompagna e appena cadi nelle onde beta invece il suono si ferma. Yeah. So I became to know ego is really opportunistic predator, as Jim Hart used to say. E ho avuto modo quindi di vivere in prima persona questa cosa che lui dice sempre, che l'ego è un predatore opportunistico. And it's very clever, and it's like an entity. Ed è molto furbo, è quasi Inside come us. un'entità dentro di noi. But what I said to my ego, okay, no problem. If this is my price for being free, I can live like this. Ma ho detto a me stessa, al mio ego, se questo è il prezzo da pagare, sono disposto a vivere così. And then, of course, it was like amazing fountain of alpha waves and freedom. And from this moment, I really know
who is servant and who is master. In questo modo è stato estremamente liberatorio, in questo momento ho capito chi è il servitore e chi è il maestro. But what is even more interesting and what is something I really wish to share with you is that crossing your personal ego is not the end of the story, it's the beginning. E quello che ho realizzato è che incrociare il nostro ego non è la fine della storia, è solo l'inizio. So there is nothing to be afraid of, because you become to be really one organism with other beings who also cross their personal egos, and they don't live with fear anymore. They don't collect things they need and resist things they are afraid they don't need. They just are here and now, and they work together as one entity. Talmente questo concedetemelo non me la duro. It's really a part of a great global network. È come fare parte di un grande network globale. Yeah. Queste diverse parti dentro di noi semplicemente riescono a convivere come un insieme unico senza resistere determinate esperienze. Yeah. You become as a one neuron, and other beings who crossed also their egos, they become another ones, and you find so much joy and freedom and excitement being this oneness and at the same time unique. Quindi è come be a neuron, un neurone, Yeah. e comunque relazionarti con altre entità che partecipano in questo insieme e non stare in uno stato di resistenza rispetto a queste altre manifestazioni. So being free from your own personal ego means you start living, you don't die. It's oppositely. You start living. You start really understand to what does it mean to choose this human life, knowing who you are, connecting with others, making global networks, and working for the good of all humanity, and not only humanity, because you find this piece of rock, our earth, is just a small particle of all what is, and you are all what is. We all are all what is. So it's really funny to believe that we are this limited, small skeleton dressed by meat and walking from one place to another in a limited time, separated from space. All this is just an illusion, and you become to be clearly awakened of this fact, and you have more excitement, more joy, more friends, more everything. Questo processo di maggiore consapevolezza prendiamo atto che siamo molto di più che semplicemente uno scheletro ricoperto della carne, e che in tutto questo la nostra capacità di vivere maggiore gioia, maggiore amicizia, maggiore tutto è semplicemente maggiore. Yeah. And you don't need all this diversity anymore to prove something, to prove you are unique, you are wonderful, you are sexy, you are whatever. You just enjoy it, and you do all what you do for fun. In questo modo, smetti di dover per forza dimostrare Of one possible faces of God.
La tua vita diventa semplicemente la manifestazione di uno dei possibili volti di Dio. So my prayer is do anything you feel to do to become who you really are and to awake this inner child in your heart. Quindi la mia preghiera è che ognuno di voi possa fare tutto quello che sente per risvegliare questo bambino interiore. Because this child is what is unborn and what is innocent and what is really close to the essence of every being. Perché questo bambino interiore è quello che è veramente vicino alla fonte, è unborn, quindi non nato, ed è in grado di avvicinarci a questo. Yeah. That's it. Questo Time è. for questions. Thank you. Possiamo aprire uno spazio per le domande. Stefania passerà adesso con dei fogli e delle penne, se qualcuno le vuole scrivere. E se c'è già qualcuno che vuole fare una prima domanda la può fare subito. Gli altri nel frattempo se hanno delle domande le possono scrivere. Quello un attimo cominciamo a mezzo Avete qualche domanda sul funzionamento tecnico della macchina essere umano? Domande? Io posso chiedere, quando parlava del feedback, sono un po' ignorante, scusami, l'altra era la sostanza, no? Che intendi per feedback? Per He's raggiungere? asking what do you mean when you speak about feedback or neurofeedback? This is one of the most effective methods to become aware of processes you generate in your mind and your heart. È uno dei sistemi più efficaci per diventare consapevoli dei processi che generi. The general rule of cybernetics is that every system given a feedback changes this system. The feedback changes system. Una delle regole generali della cibernetica è che ogni feedback cambia, ogni feedback su un sistema cambia il sistema stesso. Or using quantum physics words, you could say the observer changes what is observed. In termini di fisica quantistica potrebbe essere come dire che l'osservatore modifica l'oggetto dell'osservazione. During neurofeedback session, when you are alone in the chamber, darkness makes you being able to generate more alpha waves. Quando fai una sessione di neurofeedback stai in una stanza all'oscuro all'interno della quale è più facile generare onde alfa. And you hear. E ascolti il feedback dei tuoi pensieri, cioè delle onde che tu generi. You have 4 channels and you hear every part of your brain, also the coherence of hemispheres. When they become to do the same thing at the same time, you also hear a certain voice. E hai anche un feedback sonoro rispetto alla coerenza tra i tuoi emisferi. So you have oboes for and when the coherence comes, so you stay aware of what you are doing, what your mind is doing second by second, and the training lasts for 1 week, and they say in this 1 week you become to be able to control your mind, or maybe control is not the best word, but you are as aware as a Zen master after 20 to 40 years of meditation in 1 week. Questi seminari, questi training che durano circa una settimana
possono darti la possibilità di acquisire una capacità di auto-osservazione che a volte si raggiunge dopo 10-20 anni di meditazione zen. Good. Yeah, so it's one of the most powerful methods on this planet. È veramente uno strumento potente. Definitely. Questi seminari, scusa, dove li fa? He is asking where this kind of training are taking place. I will give you my visit card and then I can send you a lot of information by email. Arriverà un contatto email per avere maggiori informazioni. From here, the closest place, there are 4 in the world. The closest one is in Germany. Quindi questo istituto in particolare ha 4 centri nel mondo e il più vicino qui è in Germania. The other 3, she's asking. Canada and United States. Canada e Stati Uniti. There is a fourth one? 2 in United States. Ah, 2 negli Stati Uniti. California and Sedona, Arizona. E se qualcuno ha altre domande che ha scritto, io le sto facendo scrivere per un motivo molto semplice, perché se voi le pronunciate da lì non si sentono bene, non vengono registrate bene. E in questo modo c'è modo di fare in modo che si sente. Scritto in inglese direttamente, quindi non so se ok. è fatto bene o male. During some experiences, it's possible to see with open eyes some forms of energy and glowing lights flowing in the air. And they all the time around, and we can see them in these specific occasions. I'm not sure if I understood. If you want, you can ask again. Yeah, the question is that sometimes it's possible to see some energies in the air flowing, like glowing lights or lines of energy. Are they all the time around us? And so in some special occasion we can see them? Or it may be just an illusion of my, I don't know, experience? I mean, like, Yeah. what I experience is like some lines of energy like connecting, like all around. Yeah, of course they are. They still are there. But because our brain works, as I told, as a filter, we don't see everything, every moment, because our brain is old, let's say, and it says to itself it's not important to survive. So it doesn't notice this. But when you extend your state of mind, you can see the energy. You see rainbows, you see everywhere. I mean, blinking rainbows, or you can see these lines of energy, or so-called elementals. They are balls, colorful balls, or rainbow balls, or very often also blue, special blue color. And all this is what modern psychiatry would say: you are crazy, you have hallucinations, and so on. But what to do? They are there. We just not always see. Just a little question, can I? Just little. Yeah, I mean, like, what I perceive like as an experience, it's always, even if it's different from me, from you, is true. I would say, like, when I experience something, Yes. I mean, there is this connection between me and experience. Yeah. So in some ways, always true, maybe, but I don't know. Maybe I can see this light, this form, in a way. Maybe some people see another thing, or I don't know. Yeah. Slightly differently, but you know what? Yeah, that's our agreement with the reality. We see differently because we are different. Okay. So we are, different faces of God, different point of views at the same thing. When we split it, let's say at the beginning, because it's only the metaphor, when we are aware that time doesn't exist. But let's say at the beginning we decided to split, and we decided to be this and that, to experience differently, as you say, and then to
come back to the source and to say, I can be sure it doesn't change anything. I'm still connected and I feel oneness and I know I'm the source. I experience these adventures. I fight with dragons and I was a bird, I was a horse and I was a human being and I was a star dying with millions of light drops and I came back here and I say it doesn't change anything. Okay. That's like this. Yeah. Is there a purpose in this, like kind of game or something? Yes, this is a game. The matter is if this game is funny or serious, if this game is nice or painful. We can choose. We can choose. Because there is no sense that makes, I think, that could make a lot of Western philosophers a little bit sad, because you can just throw out to the garbage 80% of Western philosophy, which is mainly searching for sense. And when you become to know there is no sense, there is only one who gives the sense. There is no only one proper interpretation. There is only one who gives the interpretation of every single event. You decide what is the meaning of anything what happens. Of any word you hear, anything you meet on your way. Remember to decide what is the meaning, because there is nobody to decide. Sostanzialmente non esiste un significato oggettivo della vita, esiste soltanto un soggetto che siamo noi che diamo un significato, ma non solo alla vita in generale, ma a ogni singolo momento. Prima lui chiedeva, quindi possiamo concludere che alla fine è come un gioco cosmico, e lei ha risposto sì, ovviamente, il punto è se questo gioco è divertente oppure no, se in questo gioco abbiamo piacere o se soffriamo. Possiamo decidere. E possiamo decidere, esatto, è molto importante non dimenticarci che possiamo decidere. Qualche altra domanda? Prima hai accennato a una differenza tra varie droghe, chiamiamo droghe, sostanze, scusate, io mi esprimo Lo sono, quindi va bene. tra per esempio l'MDMA e l'LSD, o in che cosa essenzialmente non da un punto di vista neurobiologico e chimico, ma esperienziale. She's asking the difference about MDMA and pathogenic substances and LSD-like substances. Would you like to give an answer to this? Okay. Yes. Allora, la prima cosa che vorrei rispondere è che è veramente difficile rispondere a questa domanda, perché entrambe le esperienze comunque sono in un certo senso ineffabili e diventano più facilmente comunicabili nel momento in cui uno le ha vissute, perciò nonostante qualsiasi poi distinzione che uno ne fa è estremamente limitata. E detto questo, possiamo comunque delimitare anche qui in un certo senso una mappa, un territorio di come noi soggettivamente possiamo vivere diversamente questi due tipi diversi di sostanze. Per dirla in una maniera estremamente riassunta e concisa, io generalmente dico che l'esperienza con una sostanza come l'ayahuasca, la psilocibina o l'LSD è essenzialmente appunto un'esperienza di espansione della coscienza che va nella direzione della totalità e sostanzialmente va nella direzione dell'esperienza della morte e della rinascita, così come è stata codificata da migliaia di anni in tantissime tradizioni in tutto il mondo.
l'esperienza di morte e rinascita è un'esperienza universalmente riconosciuta in tutte le culture, comprese quelle che non fanno esperienze con le sostanze. È un'esperienza di morte dell'ego, di morte interiore che genera rinnovamento. E questo rinnovamento è il risultato della discesa negli inferi. Claudio Naranco nella sua opera fa l'esempio della Divina Commedia, ovvero del viaggio dantesco. L'opera di Dante si apre con lui che osserva una montagna, che è il paradiso, e aspira ad arrivare lì, ma la sua guida gli dice non è possibile, è un percorso diretto, devi prima scendere agli inferi. Quindi sostanzialmente quando parlo di processo di morte e rinascita significa proprio questo, cioè un processo che per arrivare a quello stato di rinnovamento presuppone la cosiddetta via purgativa, cioè il passare attraverso questo stato universalmente conosciuto di purgazione psicologica. Quando parliamo invece dell'esperienza dell'MDMA, parliamo di un'esperienza di amplificazione delle emozioni e di abbassamento delle difese senza un'interruzione del nostro normale funzionamento psicologico, possiamo dire. Io mi rendo conto benissimo che se io ricevessi questo tipo di risposta senza aver mai fatto questa esperienza, questa risposta non mi darebbe granché chiarezza forse, però è veramente l'unica cosa che mi sento di poterti dire in questo tipo di contesto. Chiaramente nel contesto in cui ci fosse più tempo potrei darti altre informazioni che ti potrebbero dare più un'idea, però ecco, per concludere alla tua domanda posso rispondere questo, che con l'esperienza dell'MDMA la cosa particolare è che uno mantiene la propria percezione dello spazio e del tempo in un certo senso, anche se senz'altro c'è una percezione diversa anche dello spazio e del tempo, però non c'è quella, in un certo senso, disgregazione, che in un certo senso è proprio una cosa terapeutica dell'LSD e delle altre, che comunque è per il nostro ego la cosa più spaventosa che ci possa essere. Quindi in questo senso molti terapeuti considerano l'esperienza dell'MDMA un'introduzione al mondo delle sostanze che modificano la coscienza, perché lo fanno in una maniera in un certo senso graduale. Mi verrebbe da usare la parola delicata, però forse non sarebbe la più appropriata, perché comunque può essere un'esperienza molto forte, molto profonda, in alcuni momenti anche dolorosa, e anche se nel più dei casi è estremamente piacevole, in un senso però profondo, non il tipo di esperienza piacevole che può dare non piace, un'esperienza piacevole nel senso di un'espansione di quello che è quello che noi consideriamo la salute mentale. Questo.